Mi era finito il pane senza glutine e ho deciso di fare un po' di scorta, ma siccome mi annoia preparare sempre le stesse cose, fare sempre gli stessi pani, sempre le stesse pagnotte, i panini, ho deciso di variare. E come ho già fatto in passato con il pane con la zucca e con il pane con la rapa rossa, ho deciso di preparare un pane speciale davvero buonissimo che è il pane alle carote, quindi pane in cassetta alle carote senza glutine e senza lattosio. Ma seguitemi in cucina e vediamo come si prepara. Sono partita da una ricetta americana che prevedeva oltre le carote anche i semi di girasole, ma con qualche altra piccola modifica che vi racconterò. Ho iniziato versando nella planetaria gran parte dell'acqua, un pochino me lo sono tenuto da parte perché non sapevo bene come avrei dovuto idratare queste miscele, anche perché dipende molto dal grado di idratazione delle carote, quindi come vi dicevo ho aggiunto l'acqua, ho aggiunto il lievito fresco, ho aggiunto le carote crude che avevo prima grattugiato e poi frullato e infine ho aggiunto le miscele per pane. Qui sotto in info box come al solito vi riporto tutta la lista degli ingredienti, così ve la ritrovate comodamente e come al solito la trovate tradotta nelle quattro lingue. Dopo qualche minuto di impasto ho aggiunto il sale, poi ho fermato la macchina, ho verificato la consistenza della pasta che mi è sembrata leggermente soda. Se è così soda proprio non vi lievita il pane, quindi meglio idratarla di più che di meno, e ho aggiunto gradatamente l'acqua che serviva fino a quando non ho ottenuto una consistenza che secondo me è ottimale. Come sempre i nostri pani devono essere ben idratati e devono essere appiccicosi, altrimenti si fa fatica ad ottenere una mollica leggera, ad avere una buona lievitazione, ad avere una bella crosta, insomma una bella consistenza. Ho aumentato un pochettino la velocità della planetaria, ho usato la foglia perché è molto più facile, più veloce, raccoglie meglio gli ingredienti. Ho aumentato la velocità e alla fine ho aggiunto l'olio di semi. Come vi dicevo, la ricetta da cui ho tratto spunto aveva qualche differenza. Una delle differenze era proprio il burro al posto dell'olio. Ebbene, io prima di questa prova ne ho fatte altre due. Se restate fino alla fine del video, vi faccio vedere le prime due prove, quantomeno un abbozzo, vi faccio capire i piccoli errori che ho commesso e mentre nel frattempo vi sto condividendo quella che secondo me è la ricetta perfetta. Secondo me meglio di così questo pane non poteva venire. Ma torniamo alla ricetta, ho aggiunto l'olio, ho aumentato gradatamente la velocità, se aumentate la velocità vedete che diventa liscio molto facilmente e poi ho aggiunto i semi di girasole che ho tritato al coltello grossolanamente, devono sentirsi ma non deve essere il seme intero, a me il seme intero proprio non mi piaceva come idea, tra l'altro rende la struttura della mollica troppo irregolare, si creano dei fori, non mi piace. Mi piace di più triturarli, quindi ho fatto girare la macchina fino a quando non si sono ben amalgamati. Se siete alle prime armi con gli impasti senza glutine e non siete molto a vostro agio con il tipo di idratazione e la consistenza che deve avere, date un'occhiata al mio shop online dove trovate anche un videocorso per la preparazione di pane, pizza e un piccolo muffin molto particolare e molto buono, dove vi racconto tutti i miei trucchetti, dove vi do tutti i consigli per ottenere un pane e una pizza veramente fantastici. In questo video siamo sponsorizzati dall'azienda Ori di Sicilia. Se avete dubbi o domande scrivetemi in privato e sarò felice di rispondervi. Una volta ottenuto questo impasto così appiccicoso, l'ho trasferito su un foglio in silicone che ho oliato e l'ho lavorato utilizzando proprio il tappetino in silicone in maniera tale da toccare il meno possibile la pasta e usando questo tarocco che è un attrezzino da 50 centesimi ma che vi aiuta davvero tantissimo e vi evita di lavarvi le mani in continuazione, anche perché se tocchiamo l'impasto con le mani sporche di impasto tenderà ad appiccicare. Se invece noi cioliamo le mani e sono pulite, vedrete che questo lavoro si riesce a fare molto facilmente.
Ho appiattito l'impasto in un rettangolo, l'ho arrotolato ottenendo questo grosso salsicciotto che ho sistemato nel mio stampo. Questo è uno stampo che sulla carta è da mezzo chilo, ma vi consiglio di utilizzare molto più impasto se volete un prodotto che sia anche bello da vedere. Quindi le dimensioni sono 20x10x10, è dotato anche di coperchio, l'ho lasciato lievitare fino al doppio, anzi sembra più il triplo, ma comunque fino a 2 cm dal bordo superiore. L'ho infornato sulla pietra nel forno preriscaldato a 220 gradi per circa 30 minuti, il pane è praticamente esploso in cottura, una roba incredibile, quindi trascorsi 30 minuti di cottura ho tolto il pane dallo stampo, ho messo la griglia nella parte centrale del forno, ci ho poggiato di sopra il pane, ho messo la temperatura del forno a 180 gradi in modalità ventilata e l'ho lasciato cuocere da tutti i lati per circa 15-20 minuti, dipende dal vostro forno. E questo è il meraviglioso pane, è davvero fantastico, è altissimo, morbidissimo, mi raccomando fatelo necessariamente raffreddare per non meno di 45-60 minuti prima di tagliarlo, altrimenti la mollica non sarà bella come adesso. Dopodiché lo affettate e ve lo gustate, guardate che spettacolo, è molto buono di sapore, è davvero molto 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 soffice, si vede anche al lato del taglio della fetta perché la devo tenere per quanto è morbido questo pane. È un pane altissimo, misura 13 cm e mezzo in alcuni punti, ci potete fare di tutto, ci potete fare i sandwich, i toast, ci potete fare i cannoli di pane salato, lo potete mangiare così con burro e marmellata a colazione, potete veramente farci la merenda con la Nutella, quello che volete. Le carote non si sentono come sapore, ma gli danno questo bellissimo colore dorato. Insomma, sono contentissima di questo risultato e spero vogliate replicare, perché come vedete la ricetta è veramente semplice, seguite i miei consigli e non potete fallire, ve lo garantisco. Queste sono le dimensioni di questa fetta di pane gigantesca, io le adoro, vi consiglio tra l'altro questo stampo perché è veramente performante. Vi faccio vedere il primo esperimento che io ho fatto, in quel caso avevo utilizzato il mio neonato lievito madre e il burro al posto dell'olio, ha lievitato tantissimo, l'ho pennellato con il tuorlo come nella ricetta originale, però in cottura non ha continuato a lievitare, quindi probabilmente aveva già superato il tempo massimo di lievitazione e non me ne sono accorta. È comunque venuto un pane buonissimo perché era super buono e super morbido, ma esteticamente lasciava molto a desiderare e non volevo pubblicare qualcosa che avrei potuto migliorare. Il secondo tentativo è stato decisamente peggio perché ho utilizzato il lievito di birra e non il lievito madre, ho utilizzato sempre il burro, ho fatto il pane con i 3 rotolini, quindi con una forma da brioche un pochettino più carina. Sto pane ha lievitato fino a metà stampo, poi si è fermato lì, l'ho infornato e ha continuato a non lievitare neanche in cottura, quindi non l'ho nemmeno affettato. Insomma, per dirvi che bisogna essere sempre tenaci, non bisogna arrendersi nemmeno di fronte ai fallimenti, che sono sempre la migliore esperienza che possiamo fare per ottenere degli ottimi risultati. Insomma, questa ricetta è finita, provateci, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi fa piacere lasciatemi un like, iscrivetevi al mio canale attivando la campanella delle notifiche. Grazie per la visione e per la condivisione, alla prossima ricetta gluten free. Ciao!